mostro così in tutto il mio splendore per fare il popolarissimo Get Ready With Me. Rido solo a pensarci, nel senso che comunque in generale non avrei mai pensato di farlo, ecco perché. Se avete visto il video precedente sapete che purtroppo ho avuto una forte emicrania vestibolare che mi ha debilitato per ben 2 mesi, diciamo così. Purtroppo sono stata molto male per via di forti vertigini, però diciamo che nonostante questo periodo mi abbia reso molto fragile, al tempo stesso mi ha reso anche molto più consapevole anche rispetto al canale, a quello che volevo fare, quello che non volevo fare. Infatti se inizialmente avevo pensato di tenere il mio profilo insieme, cioè sia quello personale che quello professionale, diciamo così, ad oggi ho capito che forse era meglio farne una a parte, come mi avevano consigliato in tanti, devo dire la verità. Però purtroppo io sono testa dura, non che il mio profilo non stesse andando, forse la piattaforma in cui stavo andando di meno era YouTube, ma perché YouTube funziona in modo diverso, non per altro. Ha un algoritmo completamente diverso dai social. Ho deciso di rendere il tutto un po' più professionale, perché alla fine ho fatto delle prove per capire se i miei contenuti potevano piacere, non potevano piacere, e quindi niente, oggi vi parlo di cose che mi sono frullate per la testa in questo periodo. Mi vergogno un po' a farmi vedere così, però diciamo non sto nel massimo della forma, quindi perdonatemi. Insomma, cominciamo mettendo dei pezzocchi. Rido per non piangere, tra l'altro non ci vedo nulla raga, cioè veramente sono cieca, perché io sappiate che ho tipo 7 gradi, ok? Quindi in questo momento odorano di banana, vabbè, e in questo momento sto proprio allucinata, cioè proprio come mi vedete praticamente. Vabbè, molto real questo Get Ready With Me, devo dire la verità. Volevo parlarvi di 2 serie in particolare. La prima è Euphoria. Comunque Get Ready With Me un cavolo, perché alla fine ho messo i patch, vabbè, comunque. Volevo parlarvi di Due Spicci, l'ultima serie di Zero Calcare. Ma comunque voi percepite? Spero che mi idratino, altrimenti sclero. Guardando la terza stagione di Euphoria, allora secondo me la morte di Ru ha senso, cioè io l'avrei pensata a prescindere in realtà. Prima cosa perché l'ha scampata molte volte, dobbiamo dire, se vi ricordate l'ha scampata parecchie volte, però io credo che sia stata una scelta giusta. Mi ha colpito molto il fatto che lei comunque abbia trovato in un certo senso pace attraverso la fede. Questa cosa mi ha dato molto conforto emotivo. Ovviamente era più una critica sociale all'abuso di fentanyl in America, che cioè è devastante attualmente. Comunque non perché volessi quel finale, ma secondo me è il finale che più ha senso. Stare in questi giri ha un prezzo altissimo. In che senso? Che se non muori appunto per overdose, muori comunque per queste cose, e quindi per aver mancato di rispetto al capo, ad esempio, del clan, o non lo so, per aver fatto una cavolata, cioè si muore facilmente. Ovviamente chi è incline alle dipendenze è anche incline a stare in situazioni rischiose, e quindi questa è una cosa fondamentale da capire secondo me. Poi c'è da dire che questa storia ovviamente mi ha colpito tanto perché comunque ha a che fare con una mia situazione passata. Comunque ho perso una persona per via della dipendenza, e quindi diciamo non riesco a leggerla Euphoria in maniera super critica o comunque solo oggettiva, perché quando vivi una situazione del genere capisci che alla fine, intanto questo coso se ne sta andando non so dove, che alla fine non è un unico evento tragico, ma sono tanti eventi che si susseguono, no?
quindi magari la dipendenza della persona, comunque in generale secondo me proprio la situazione che si viene a creare. Io ad esempio sono stata fermata, no? Perché comunque avevo a che fare con questa persona che non c'è più e, e quindi anche il fatto di doverti trovare in determinate situazioni, quindi cioè questo voglio dire, no? Che comunque per me la serie è molto realistica, perché io stesso l'ho vissuto, non da dipendente, però da persona che è stata una persona dipendente e quindi so cosa significa anche trovarsi in certi giri che chiaramente ti portano senz'altro a trovarti così spiazzato e in situazioni in cui non sai come reagire, perché effettivamente non c'è un modo per reagire. Semplicemente purtroppo un po' come faceva Ru, c'è questo oscillamento. La metafora più forte secondo me della stagione è proprio in una delle sequenze iniziali in cui c'è la macchina di Ru che oscillano, che rappresenta un po' tutto il suo percorso, tutta la sua vita, e che finisce proprio per distruggersi, così come la vita di Ru, che da adolescente, dopo la perdita del padre, perché c'è da dire che comunque le dipendenze hanno un motivo. Mi piace anche il fatto che lo show tratti la dipendenza come tale e quindi non come un capriccio di una persona. Questa è anche una cosa secondo me molto realistica, molto che veramente lo show è riuscita assolutamente a spiegare bene. E una cosa che mi infastidisce per quanto riguarda Euphoria è sicuramente il discorso semplicistico relativo al fatto delle luci al neon, dell'estetica glitterata. Sì, ragazzi, però cioè, andiamo un attimo oltre. Allora, secondo me ha un senso anche l'abbandono alle sonorità di Labyrinth per dare spazio comunque alle sonorità di Hans Zimmer. Hanno senso perché cioè, si passa dall'adolescenza alla vita adulta. Ovviamente l'adolescenza è caratterizzata da questi glitter, da queste luci al neon con le sonorità tipiche di Labyrinth. Le sonorità di Hans Zimmer stanno benissimo lì, cioè così come anche questi colori, un po' questo giallo sporco. Comunque ho scritto un articolo al riguardo, se volete andate sul mio profilo, c'ho il link sul canale. Secondo me ha assolutamente senso, cioè praticamente così come la macchina si vuole rappresentare la distruzione dell'adolescenza e quindi in un certo qual modo anche la vita adulta dei ragazzi, cioè quindi per forza doveva esserci una metamorfosi o comunque un cambiamento, una trasformazione, non poteva rimanere uguale. Restare uguale significherebbe comunque rimanere all'età adolescenziale, quindi a quell'età un po' più spensierata, eccetera. L'estetica comunque deve essere coerente con il racconto e secondo me arrivata a questa maturità e quindi all'età adulta non era più coerente e quindi non capisco le critiche di persone che la pensano in questo modo, cioè magari questo è il mio punto di vista, ovviamente non sono nessuno per dirlo, però certo che è una cosa importante secondo me, cioè capire proprio la differenza della storia, cioè da una storia all'altra, cioè comunque ci passano degli anni e quindi il regista ha voluto rappresentare proprio la distruzione dei personaggi e secondo me ci è riuscito appieno, se non con qualche dinamica, soprattutto sulla sceneggiatura che non mi ha convinto, ma vi ripeto, ho l'articolo che è al riguardo, quindi se vi va andatelo a leggere. E la sceneggiatura non mi ha convinto tanto in alcuni punti, però per tante cose io sono super d'accordo, ragazzi, cioè si può dire che Euphoria per me è una delle serie, cioè, che sta una spanna sopra a tante altre serie o comunque altri prodotti molto più commerciali, ma a prescindere da commerciale o meno, perché magari anche Euphoria lo sarà diventato, però diciamo a tante altre serie, prodotti che comunque non si possono proprio equiparare. Allora, ora mi tolgo sti cosi, stanno cadendo giù a pezzi praticamente, quindi allora vediamo, ok, che dite, hai idratato un po' la zona?
Secondo me sì, dai, sì. Mm. Sì, sì, non fate caso pelure varie, eccetera, ma perché non ho avuto proprio il modo, cioè oggi forse è la giornata che sto meglio e quindi ne ho approfittato per fare un video. Però ricordate, anche se state male, non vi trascurate. Stare male sì, ma trascurate mai, ricordatevi questo. Comunque, però le sopracciglia giustamente se ti gira la testa non è molto facile farle. Però dicevo che secondo me no, ho idratato bene. Che dite? Fatemi sapere. Mentre mi preparo per fare cosa non si sa, nel senso che sarò a casa perché sì, mi sono un po' ripresa, però non sono nelle condizioni ancora di, non so, andare in un locale e tutto. C'è da dire che una cosa positiva c'è stata, ho perso un po' di peso, quindi ci piace questa sito. Vabbè, scherzo ovviamente, cioè, oddio, non tanto. No, però allora ho avuto una storia molto particolare rispetto al peso, quindi magari farò un video a parte se siete interessati, altrimenti no, perché già l'ho detto in un video, però nessuno mi ha risposto, quindi meglio così, meglio per me. E quindi perché sebbene io mi espongo sui social, non mi piace molto espormi rispetto alle mie cose, però capisco che devo. Ora vi lascio al reale Get Ready With Me, penso. Credo sia un reale Get Ready With Me, non lo so. Comunque sono troppo contenta che riesco anche a abbassarmi così. Cioè per me era una situazione proprio... Cioè non avrei mai pensato, dopo 2 mesi avevo perso le speranze, diciamo. Il semplice gesto di abbassarsi così per mettere smalto o qualsiasi altra cosa, cioè non avevo proprio il modo. Io dicevo, vabbè, nel 2026 uso ancora lo smalto, amore sì, perché non ho avuto il modo per andare... In generale però non me le faccio sempre, ma non per altro, però mi piacciono anche così, semplici, nulla contro chi se le fa sempre, però per la mia mano a me, cioè, non mi dispiace anche non farmele a volte, cioè capita che tipo adesso non me le faccio, ma spesso non le faccio in realtà. Però c'è una mia amica che è molto brava e, e infatti quando poi farò le unghie da lei vi farò vedere. Effettivamente io quando non sapevo cosa fare della mia vita, vabbè, come penso il periodo che hanno attraversato, che stanno attraversando molte persone, pensavo di voler fare o la make-up artist oppure mi sarebbe piaciuto fare le unghie, queste cose qui, insomma. Quindi l'estetica mi piace assolutamente, però poi alla fine ho scelto di studiare, non me ne pento assolutamente perché comunque il bagaglio culturale che mi porto oggi grazie alla mia facoltà, che purtroppo non è per niente apprezzata, però fidatevi che davvero cioè, mi ha offerto veramente un bagaglio culturale molto ampio che non si limita soltanto allo spettacolo, si può dire che so un po' di tutto, un po' perché vabbè chiaramente questo sta anche alla persona, cioè secondo me tu puoi fare l'università, però se non ti informi anche da te comunque rimane uno studio superficiale, cioè tante cose non le abbiamo fatte all'università, le ho fatte di mio e credo che sia importantissimo. La cultura personale è una cosa che, cioè penso che se non avessi fatto comunque l'università mi sarei acculturata di mio, ma perché è una cosa che è un discorso che facevo anche con una delle mie migliori amiche, cioè che è comunque un qualcosa che ti riempie la cultura. Ma che siano i film, perché comunque non scordiamoci che i film sono anche storici, politici, cioè ci si può acculturare tranquillamente anche attraverso queste cose. Che non scordiamoci che comunque il nostro mondo è mediatizzato ormai, quindi cioè, i media fanno parte di me ma anche di voi, cioè nel senso che ormai è tutto mediatizzato, quindi fanno parte di me perché ho scelto di farlo proprio nella vita, però fanno parte proprio del mondo nel quale viviamo, quindi
secondo me, tra l'altro, è una facoltà molto attuale, molto sottovalutata, poco considerata, ma davvero a me mi ha formato al 100%, proprio sulla vita in generale, che è una cosa magnifica, cioè la rifarei veramente, non mi sono pentita assolutamente, la rifarei altre 1000 volte. La cultura è importante, cioè ti forma proprio nella vita come persona, poi ti riempie, cioè quando io per esempio leggo un libro, vedo un film, cioè io mi sento piena. Devo fare una parentesi su The Spicci, però finisco di prepararmi perché l'ultima cosa che ho visto, vabbè, a parte dei film che ho visto, però vorrei fare una recensione più approfondita, qualche recensione a parte. Quindi finisco di prepararmi e poi parliamo di Due Spicci. Allora, l'ho vista da poco e devo dire che mi ha lasciato quel senso di tristezza che però lascia sempre Zero Calcare. In che senso? Perché secondo me Zero Calcare è uno di quelle persone che riesce a prendere cose molto quotidiane, però al tempo stesso renderle pesanti nel modo giusto. In questa serie mi ha colpito molto una tematica che riguarda tantissime persone, anche me in primis, no? Le responsabilità, il fatto di sentirsi schiacciato da un peso, da un qualcosa di più grande di noi, il senso delle relazioni, della famiglia, no? Quel senso proprio di responsabilità che pervade cinghiale, che quindi è costretto proprio ad andarsene per salvare comunque la famiglia. Anche questo è un valore importante, quindi proprio il senso della famiglia. Lui non cerca di fare morali super costruite, cioè è una cosa che apprezzo tantissimo di lui. Non so come dire, è sempre tutto molto umano, molto sporco, cioè molto reale. Non c'è nessun tipo di retorica o comunque un qualche abbellimento per rendere la storia migliore, no, cioè è realtà pura, e questa cosa a me prende tantissimo e penso che sia la cosa che più di tutte lega lo spettatore ai fumetti e anche alle serie di Zero, perché rispetto ad altri fumetti secondo me lui ha questa tematica molto forte di portare persone reali, cioè lui non porta eroi, lui porta degli esseri umani che cercano di aggrapparsi alla vita e cercano comunque di farcela in qualche modo. Questa cosa è super innovativa perché appunto nei fumetti classici c'è sempre l'eroe o l'antieroe, e questa è una cosa attualissima secondo me, cioè nel senso che portare un personaggio così umano può sicuramente fare empatizzare lo spettatore molto di più verso la storia. Certo, c'è la realtà romana che, a cui lo spettatore medio non è legato, perché giustamente non tutti sono di Roma, però chiaramente il romano comprende di più certe cose, no? Quindi dicevo, nei suoi lavori non ci sono mai degli eroi effettivi, cioè ci sono delle persone normali, comuni, che fanno errori, che sbagliano, che magari cercano di fare la cosa giusta e quindi magari non ci riescono. Sono comunque situazioni molto reali che hanno a che fare proprio con noi, cioè Zero Calcare in fondo siamo noi. Per non parlare anche del modo, secondo me, super delicato di cui parla della fatica mentale che uno fa nello stare proprio al passo con i tempi, con la società, non collocandolo necessariamente come una depressione, un disagio mentale, ma proprio quella stanchezza viscerale che tu hai dentro di te quando hai un sacco di cose da gestire e non sai dove apparare, come si suol dire, no? Non sai dove metter mano. Sono storie che magari tendono a proprio romanticizzare il dolore, no? Quindi una persona che ha provato dolore in una determinata storia, allora questo la rende più profonda, la rende più, cioè automaticamente migliore. Ripeto, mi piace che nei suoi lavori il dolore è spesso solo dolore, cioè è semplicemente come gli esseri umani, quindi come le persone normali, bisogna imparare a conviverci. E niente, questo è tutto, spero che non siate impazziti rispetto al mio flusso di coscienza, perché quando parto non la smetto più. E questo, quindi se siete arrivati fin qui, grazie per aver ascoltato questo casino mentale. E niente, un bacio, ciao!